Ciao, oggi vi mostro come poter realizzare queste splendide bamboline che potete utilizzare veramente ovunque, a partire dall'albero di Natale fino a chiudipacco, ma anche semplicemente come regalo per le amiche. Vi mostro come poterle realizzare. Partiamo dalla testina perché così lasciamo il tempo che si asciughi. La testina è una pallina di legno da 4 cm completamente colorata di acrilico rosa. E prima di fare la faccina procediamo con i capelli perché mi serve avere appunto la distanza per posizionare gli occhi. Ho già preparato una matassina di lana abbondante, molto corposa. La taglio un pezzettino e poi devo chiuderla, ma non al centro questa volta, ma leggermente svasata perché gli ho fatto la riga in parte. Perciò non prendo il centro della matassina, ma lunghezze diverse, ok? In questo modo qua. Chiudo, stretto, con un pezzo della stessa lana, ok? E ora me la posiziono. Allora, se questo è il mio centro perché è il buchino, la posiziono un pochino più in là del buchino, un pochino più avanti e un pochino storta rispetto al buchino. La parte lunga va, quella parte corta da questa parte e la parte lunga dall'altra, perché deve fare il giro della testa per poter fare tutta la treccia. Puntino di colla, ok, e la punto qua. Io mi tengo sempre il dito sopra il buchino come riferimento, altrimenti mi perdo. Ok, quindi accompagno i capelli così, tengo fermo dove ho messo la colla, sollevo una ciocca e sporco con un pochino di colla il lato, non troppo e non troppo in giù, ma mi serve più che altro per dare la forma al viso, vedete? Da questa parte e poi lo farò anche di qua. Un pochino per bloccarla. Così. Adesso accompagno tutti i capelli da una parte, giro, metto un goccino di colla qua così nascondo tutta sta parte qui e accompagno i capelli tutti da un lato. Non perdete mai il riferimento del buchino della testa, altrimenti vi viene da metterla così ma viene dritta, invece deve essere leggermente storta. Li raccolgo stretti e faccio una bella coda di lato. Parto da su e scendo, così so di averli raccolti tutti in maniera abbastanza decente. Ok, adesso apro tutte le ciocche e poi devo procedere a fargli la treccia. Un bel treccione grosso. Tre ciocche. Una, due e tre. Se poi avete qualcuno che vi aiuta per tenere ferma la testina, meglio. Ok. E chiudo sempre con un pezzo della stessa lana. Stringo forte, e pareggio i capelli. Ok, eccola qua. A questo punto ho la mia bella treccia. Se c'è bisogno metto un puntino di colla proprio sotto e così l'accompagno un pochino più giù. Adesso ho lo spazio, il margine per poter, vedete il buchino è sempre qui,
per poter creare gli occhietti. Il cerchiometro, mi faccio 2 puntini di riferimento, uso il cerchio numero 6, faccio un cerchio e un altro vicino. Attenti a non trascinarlo il cerchiometro, perché trascinate il colore della penna che è ancora fresco. Coloro all'interno. Queste penne gel sono perfette perché coprono benissimo, vanno bene anche sul tessuto, oltre che sul legno naturalmente. Uno e l'altro. È chiaro che potete usare anche colore acrilico nero, però così è più veloce e più facile. Cigliette sopra. E 3 sotto. Il nasino, una virgoletta e alcuni puntini per fare delle lentiggini. Perfetto. Il solito fard per le guance. Magari belle abbondanti. Ok, e il bulino bianco con l'acrilico per i punti luce. E poi qualche puntino anche sulle guance. Ecco qua. La faccina è pronta e la mettiamo da parte così si asciuga bene. La spostiamo. Allora, per le ali invece troverete il cartamodello del disegno delle ali sul sito www.craftonline.it sotto la foto del progetto. Le dovete disegnare su un tessuto messo doppio e all'interno un pezzo di ovatta, bassa, non troppo alta. Le disegnate e le cucite tutte quante. Poi io, utilizzando dell'inchiostro di stress e degli stampini, decoro un pochino queste ali. Chi non è l'inchiostro, non ha i stampini eccetera, può naturalmente utilizzare dei tessuti che siano magari già in fantasia, così non serve fare questo ulteriore passaggio. Dopo che ho stampinato, ritaglio lungo all'esterno naturalmente della cucitura con una forbice zigzag tutto il tessuto in eccesso. Ok, vado un po' veloce, però bisogna andare un po' pianino perché bisogna stare attenti a non tagliare le cuciture naturalmente, se no devo rifar tutto. Però mi piaceva l'idea del taglio a vivo senza risvolto, in questo modo qua. E poi, sempre con l'inchiostro nel mio caso perché ho utilizzato questo sistema, sporco tutto il bordino della farfallina, praticamente lungo la cucitura. In questo modo do la dimensione alle ali. Ok, perfetto. Adesso procedo ad incollare la testa. Me la devo girare là, verso di me, altrimenti non la vedo. E ora la giro di qua. Ok, tengo premuto un attimo. Ok, e procedo con i fiorellini. Allora, vi metterò il cartamodello sempre sul sito www.craftonline.it, però per
velocizzare, perché a me piacciono i lavori anche abbastanza rapidi, ho utilizzato le mascherine della Big Shot. Questo fiore qui, che dovrebbe essere una stella di Natale, e questo fiore che uso solamente come parti verdi, e adesso vi mostro. Allora, del fiore della stella di Natale ho tagliato questi due pezzi che non si vedono molto, ma uno è più piccolo, è questo, e uno è più grande ed è l'altro. Sono due strisce. Li ho filzati, cioè chiusi. Questo è il pezzo grande, questo è il pezzettino piccolo. Vi faccio vedere su quello piccolo che ancora non ho fatto, lo facciamo assieme. Faccio una filza lungo il bordo con un filo resistente, perché devo tirarla e chiuderla lungo la base, così esco e chiudo su se stesso. Ok, questi tipi di bamboline le potete fare con qualsiasi fiore che abbiate a casa. Se avete altre formine, altri stampi, non siete vincolate a questo, naturalmente. Taglio via il filo. Ok, allora vi mostro questa come esempio. Il fiore grande l'ho già realizzato e si tratta di uno grande però in un tono diverso, in un panolenci brillante, e uno piccolo, inseriti uno all'interno dell'altro, con dentro faccio passare un pistillo, così, ok? E dietro di tutto ci metto il sepalo. Adesso vi mostro come si fa. Il sepalo si fa utilizzando appunto questa mascherina che vi avevo mostrato prima. Questo è il fiore grande, ok? Dietro ci ho incollato il sepalo. Quelli piccolini invece li monto singoli e ora vi faccio vedere come si prepara l'intero lavoro. Un cordoncino, infilo il cordone all'interno del fiore grande, anzi no, prima del sepalo grande. Faccio un taglietto e inserisco il sepalo grande qui. Uno. Infilo, è una specie come infilare una collana alla fine. Inserisco il fiore, forse. Ecco. Ok. Puntino di colla per unire le due parti. Perfetto, e faccio un nodo. Spostiamo un attimo questo. Faccio un nodo, ok? E abbasso un pochettino sto fiore. Uno. Inserisco l'altro, quindi un sepaletto più piccolo. Poi in realtà sono tutti petali di un fiore questo, ma io li utilizzo come sepali. Inserisco l'altro un po' più su, ok, e inserisco il fiorellino. Questa è la sequenza che io ho utilizzato per fare queste bamboline. Faccio il nodo, poi naturalmente ognuno è libero di scegliere quello che vuole, potete metterne 20, 30, 10, 1 è lo stesso. È a gusto. Ok. Adesso questo cordoncino lo piego a metà. Lo leviamo. Metto un puntino di colla qui sotto e lo posiziono sotto il collo della bambolina, lì. La parte che resta gli faccio un paio di nodi, così per fare un po' di scena. Uno e uno sotto. Ok. Poi ho incollato
Ho preparato l'altro fiore come vi ho spiegato, quindi inserendo uno grande e uno piccolo col sepalo e il pistillo. Metto un goccio di colla e lo posiziono vicino al viso della bambolina, in questo modo qui. Ok, e lascio questo buco che naturalmente va coperto dal solito fiocco che io ho già preparato, bello voluminoso, perché così copre di più. Goccio di colla e lo posiziono qui dove c'è questa specie di buchino che ho lasciato apposta. Ora, se volete appenderli, naturalmente ci dovrete mettere un filetto per appenderli qui sopra la testa, oppure ci potete mettere una mollettina sul retro e quindi la appendete sui pacchetti o quant'altro, oppure direttamente sull'albero. Ultimo piccolo tocco: ho trovato, e non potevo resistere, delle coroncine in commercio e non posso non mettergliela perché è splendida. Ok, e così ho fatto delle piccole principesse.